Oggi vi faccio vedere come preparare oshiruko, zuppa dolce di fagioli rossi azuki, ed è un dolce tradizionale giapponese. Gli ingredienti sono il anko e la farina di riso glutinoso. Ho già pubblicato la videoricetta di anko e attacco il link nella descrizione. Questa è una confezione di farina di riso glutinoso che ho preso in un negozio di alimentari orientali. Nel commercio italiano è più comune la farina di semplice riso, invece questa è la farina di riso glutinoso che sarebbe l'ingrediente per fare mochi. Mochi sarebbe una pasta bianca morbida e appiccicosa che viene modellata in forme sferiche o rettangolari. In Italia viene chiamato mochi per un dolce che si chiama daifuku, che è mochi con ripieno di marmellata di fagioli rossi. Ma per noi giapponesi mochi vuol dire senza ripieno, che dopo si trasforma sia in piatti salati che in piatti dolci. Se cercate la farina glutinosa in un negozio di alimentari orientali, guardate bene il retro della confezione, perché ci sarà anche una confezione molto simile, ma è di farina di semplice riso. Casomai potete trovarla anche online. Facciamo la ricetta da una porzione. Misuriamo 20 g di farina di riso glutinoso. Un'altra cosa che vorrei precisare è che il nome ci fa confusione, ma non ha nessuno glutine nella questa farina, quindi è una ricetta adatta anche per chi ha problemi con glutine. Non c'è la immagine, ma mettiamo 18 ml d'acqua o 20 ml d'acqua, dipende dalla umidità che c'è in quella giornata e da marca. Quindi prima mettiamo 18 ml e li mescoliamo con le mani e facciamo diventare una morbidezza da lobo dell'orecchio e creiamo una pasta morbida e la dividiamo in 3 e la facciamo diventare delle palline e le schiacciamo al centro con un dito per creare un buco, così i fagioli rossi possono entrare nel buco quando lo mangeremo. Mettiamo i mochi nell'acqua bollente. Non c'è la immagine, ma le stacchiamo subito dal fondo di pentola con la spatola o con un cucchiaio, altrimenti si attaccano. Dopo pochi minuti vedrete che cominciano a salire su e da quando iniziano a galleggiare le lasciamo per un altro minuto. Io ho preparato i mochi con solo 20 g di farina di riso glutinoso, ma se volete abbondate più quantità, in quel caso ricordate che la quantità dell'acqua è quasi pari o un po' meno. È passato un minuto da quando hanno cominciato a galleggiare e le scoliamo e le laviamo nell'acqua fredda e quando diventa tiepida cambiamo con l'acqua fredda di nuovo. Dopodiché le mettiamo nell'acqua nuova e il ghiaccio e mettiamo da parte. Nella pentolina mettiamo 100 ml d'acqua e 100 g di anko e dopo averli mescolati bene accendiamo il fuoco al medio. Quando comincia a bollire salterà fuori la schiuma, quindi la eliminiamo e aggiungiamo i mochi sgocciolati nella zuppa. Scaldiamo i mochi mescolando. In questo video sto chiamando i mochi, ma in realtà questi si chiamano shiratama dango. La differenza è che i mochi vengono fatti dal riso glutinoso, cotto e pestato continuamente, invece shiratama dango sono fatti dalla farina di riso glutinoso e sono più fattibili a casa, soprattutto all'estero. Questa è una ciotola che uso di solito per la zuppa di miso e ha un diametro 11 cm e mezzo, alta 6 cm e mezzo. Mettiamo oshiruko nella ciotola
nostro oshiruko è pronto. Oshiruko viene chiamato anche zenzai. Dipende dalla zona del Giappone. Tendenzialmente la zona ovest e sud lo chiamano zenzai e zona centrale e est lo chiamano oshiruko. Questa è la ricetta a base con il anko che ho preparato io ed è il anko meno dolce rispetto alla ricetta tradizionale, quindi oshiruko di mia ricetta non domina il gusto di zucchero, ma si sente la bontà e il profumo dei fagioli rossi azuki. Questi mochi sono adorabili sia da vedere che da mangiare. Appena mettiamo nella bocca una pallina di mochi, subito ci fa sentire una sensazione di coccola. Masticarla è un enorme piacere. Insieme un delicato sapore del riso glutinoso, questa zuppa con fagioli rossi creano un'oasi nella bocca. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!